everyone. Carla. Hello. Hello. We haven't. This meeting is being recorded. Okay. Okay, Yusuf. We are going live on YouTube. Yes, we are now on YouTube. We can Okay. start. Thank So you we very can much. start. Yes, dear Lucia. Okay. You can start. Thank you. Okay. Good evening, dear partners, and welcome to our webinar. For those of you who don't know me, I'm teacher Lucia Canaletti. I teach English in a lower secondary school in the south of Italy, in a town called Trani, and my school's name is Generale Ettore Baldassarre. Tonight, my colleagues are going to discuss about one of nowadays most crucial and controversial issues, that is to say cyberbullying, and the right strategies that we as educators should adopt to prevent our students from being victims of this sadly worldwide phenomenon. One of our school's main goals aims at promoting digital awareness together with improvement of the media literacy skills in our students. In fact, our principal, Dr. Marco Galliano, has appointed a special committee that deals with all the aspects related to this problem, a problem worsened by the pandemic and the remote teaching, and threatens our students' online safety. Teacher Valeria Miraglia and teacher Stefania Poverino are both members of the above-mentioned committee, and they will share with us the outcomes of that team work along with the best practices successfully experimented. Both Italian teachers are very sensitive to the issue, and the cyberbullying committee itself, led by teacher Alessandra De Robertis, is a strong point of reference for our school community. I leave the floor to teacher Valeria Miraglia, who will talk about cyberbullying and how it might affect our students. I'll translate a speech. I'll translate now what I said in English for some of my colleagues who don't speak English, okay, Demet? Buonasera cari partners e cari colleghi e benvenuti al nostro webinar. Stasera le mie colleghe parleranno di una delle più cruciali e controverse questioni dei nostri tempi, ovvero del cyberbullismo e delle strategie più efficaci che noi in qualità di educatori dovremmo adottare per evitare che i nostri studenti diventino vittime di questo fenomeno così tristemente diffuso. Uno degli obiettivi principali della nostra scuola mira alla promozione dell'alfabetizzazione digitale, assieme all'acquisizione delle competenze ad essa afferenti. Infatti il nostro dirigente, il dottor Marco Galliano, ha nominato una commissione apposita che tratta ogni aspetto correlato a questo drammatico problema. Un problema aggravato dalla situazione pandemica, dalla didattica a distanza e che minaccia la sicurezza dei nostri studenti quando navigano in rete. La professoressa Valeria Miraglia e la professoressa Stefania Poverino sono entrambe membri della commissione summenzionata e condivideranno con noi i risultati del loro gruppo di lavoro assieme alle buone pratiche sperimentate con successo. Entrambe docenti di lettere sono molto sensibili al problema e la commissione stessa, coordinata dalla professoressa Alessandra De Robertis, è un fortissimo punto di riferimento per l'intera comunità scolastica. Lascio la parola alla professoressa Valeria Miraglia, che ci parlerà del cyberbullismo e di come esso abbia ripercussioni sui nostri studenti, e tradurrò il suo discorso. Grazie. Good evening, everyone. I'm teacher Valeria Miraglia. I'm very glad to be here. Before starting, we would like to thank our colleague Lucia Canaletti for having invited us and for the opportunity she offered to share this important moment with you. Good evening everyone. I'm teacher Stefania Poverino. We would like to thank also our school principal Marco Galliano and the committee we work with in order to prevent and to fight against the phenomenon of bullying and cyberbullying as much as possible. Thanks.
Prima di iniziare il nostro webinar, desideravamo ringraziare la nostra collega Lucia Calanetti per averci fornito l'opportunità di condividere con voi tutti questo momento importantissimo. Al contempo desideravamo ringraziare il nostro dirigente Marco Galiano e la Commissione Antibullismo, con la quale ci si sforza di combattere in tutti i modi possibili il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Grazie. Well, let's start. And let's start with a portrait of young people today. Being online is an integral part of students' lives. Social media, online games, websites, and apps can be accessed through mobile phones, computers, laptops, and tablets, all of which are part of the young people's online world. Internet and online technology provide new opportunities to students' learning and growth, but it can also expose them to new types of risks. Un ritratto dei giovani di oggi. Essere online è diventata parte integrante della vita degli studenti. I social media, i giochi online, i siti web e le app di ultima generazione sono accessibili attraverso i cellulari, i computer, i laptop, i tablet, tutti strumenti che popolano il mondo virtuale di utenti giovanissimi. Internet e la tecnologia in generale forniscono delle opportunità per la crescita e l'apprendimento degli studenti, ma possono anche esporli ad alcuni tipi di rischi. Now we have some interviews that of very young people. The first is of a 10-year-old boy that says, "We were playing Fortnite and my friend kept getting killed by the same person, and he was killed by the same person. He was also supposed to be a friend. We kept telling him to stop, but he wouldn't listen, so we blocked him." Another one says, "I was playing a game of Roblox and this kid wanted to play against me. He was being rude and would make comments, so I blocked him from my friend list after I told him off." 9-year-old girl. The last one says, "Cyberbullying made me cry and hurt my feelings." 9-year-old boy. Qualche testimonianza. Stavamo giocando a Fortnite e il mio amico continuava ad essere ucciso dalla stessa persona che si supponesse fosse un amico. Abbiamo continuato a dirgli di smetterla, ma lui non ascoltava e così lo abbiamo bloccato. La testimonianza di un bambino di 10 anni. Stavo giocando su Roblox e questo ragazzo voleva giocare contro di me, continuava ad avere un atteggiamento aggressivo e a fare commenti, così l'ho bloccato, eliminato dalla mia lista di amici, dopo averlo avvisato. Testimonianza di una bambina di 9 anni. Essere vittima del cyberbullismo mi ha fatto piangere, mi ha fatto enormemente soffrire. Testimonianza di un bambino di 9 anni. Let's stay safe online. E-safety should be a fundamental part of schools' safeguarding and students' protection measures. Schools have a dual responsibility when it comes to safety, to ensure the school's online procedures in order to keep students safe and to teach them about online safety, not only inside, but outside the school too. Navigare in rete in sicurezza. La sicurezza in rete dovrebbe essere parte integrante della salvaguardia degli studenti durante la loro permanenza a scuola, assieme all'adozione di misure di protezione preventive ed efficaci. Le scuole hanno una duplice responsabilità in tema di sicurezza in rete: assicurarsi che le procedure scolastiche, per quanto concerne la navigazione sul web, possano garantire la sicurezza degli studenti, assieme alle pratiche didattiche atte ad insegnare come navigare in rete in massima sicurezza sia all'interno della scuola che al di fuori di essa. Now we can try to define cyberbullying.
Cyberbullying is when someone repeatedly bullies or makes fun of another person on purpose to hurt them, online or while using cell phones or other electronic devices, while playing online games or chatting with others. Cos'è il cyberbullismo? Cerchiamo di definirlo. Il cyberbullismo è quella pratica che consiste nel bullizzare e ridicolizzare ripetutamente qualcuno online attraverso l'uso di cellulari o altri dispositivi tecnologici o mentre si gioca online o si chatta con qualcuno. Pratica fatta di proposito per ferire i sentimenti della vittima. Cyberbullying can be persistent, permanent, and hard to notice. Persistent means that digital devices offer an ability to immediately and continuously communicate 24 hours a day, 7 days a week. Permanent means that most information communicated electronically is permanent and public, if not reported and removed. Hard to notice because teachers and parents may not overhear or see the acts of cyberbullying taking place. It's harder to recognize. Il cyberbullismo può essere persistente, permanente, difficile da identificare. Persistente in quanto i dispositivi tecnologici consentono di comunicare in tempo reale e continuamente, 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana. Permanente, la maggior parte delle informazioni condivise online sono permanenti e pubbliche, se non vengono rimosse o denunciate. Difficile da identificare, genitori ed educatori non sono sempre a conoscenza degli atti di cyberbullismo perpetrati ai danni dei loro figli o dei loro studenti, e pertanto molto difficile riconoscere quando il proprio figlio, la propria figlia, il proprio alunno, la propria alunna ne è vittima. Cyberbullying has distinctive characteristics. Let's talk about them. It can be anonymous and can be difficult to trace. It can reach a wider audience very quickly. Harassing messages, texts, and pictures are very difficult to delete after they have been posted online or sent. Caratteristiche distintive del cyberbullismo. Il cyberbullismo è spesso anonimo ed è difficile da tracciare. Può raggiungere una vasta audience in tempo rapidissimo. Molestie verbali, commenti, foto e audio non possono essere eliminati facilmente dopo essere stati postati online, condivisi, inviati. The numbers. According to cyberbullying statistics from the eSafe Foundation, over half of teens had been bullied online. More than 1 in 3 young people have experienced the cyber threats online. Over 25% of teens have been bullied repeatedly through their cell phones or the internet. I numeri. Secondo le statistiche pubblicate dalla Fondazione eSafe, circa metà degli adolescenti è stata bullizzata in rete. Un giovane su 3 è stato vittima di minacce online. Circa il 25% dei giovani, degli adolescenti, è stato bullizzato ripetutamente attraverso cellulari o internet. Valeria, do you want to read the last one? Yes, well over half of young people do not tell their parents when cyberbullying occurs. Più della metà delle vittime del cyberbullismo non racconta ai propri genitori dell'accaduto. Influencing factors. External factors contribute to increase the cyberbullying. First of all, the COVID-19 spreading. It has forced students to stay at home beginning in mid-March 2020, disrupting the regular rhythm of how they spent their time outdoors. Parents and teachers have a role to play in helping teens cope with these difficult situations. Fattori determinanti. Alcuni fattori esterni hanno ampiamente contribuito ad un aumento di casi di cyberbullismo.
Prima di tutto la diffusione della Covid-19. La pandemia ha costretto gli studenti a rimanere a casa già da metà marzo del 2020, interrompendo il ritmo regolare del tempo trascorso all'aperto. Ed è in questo difficile contesto che la figura dei genitori e dei docenti assume un ruolo preponderante, in quanto unici addetti ai lavori capaci di aiutare i giovanissimi ad affrontare questa difficile situazione. Okay, thank you very much, Valeria. And well, now I thank you for your accurate analysis of the problem related to cyberbullying, also the numbers and the experiences that you shared with us. And now it will be the turn of teacher Stefania Poverino, who will talk about the actions that should be taken in order to avoid and prevent any act of cyberbullying. Ringrazio la professoressa Valeria Miraglia per aver condiviso con noi questa analisi accurata, ci ha fornito non solo i numeri ma anche delle testimonianze dirette. Ora la professoressa Stefania Poverino parlerà delle azioni educative che dovrebbero essere intraprese per evitare e prevenire qualsiasi atto di cyberbullismo. Thanks. Cyberbullying prevention. What can teachers do? Let students know that it's okay for them to report any online abuse that happens to them. Participate in training on cyberbullying prevention to better understand it and learn strategies that could enable us to recognize it and fight against it. Teach students about what cyberbullying behaviors are and why they are wrong. Come prevenire il cyberbullismo? Cosa possono fare gli insegnanti? Rassicurare gli studenti e invitarli a denunciare le molestie online di cui sono stati vittime, in quanto atto responsabile e giusto. Partecipare a corsi di formazione sulla prevenzione al cyberbullismo per comprenderlo, riconoscerlo e combatterlo. Insegnare agli studenti quali siano gli atti di cyberbullismo e il perché essi siano sbagliati. Create an environment of mutual respect and tolerance in the classroom. Incorporate the internet and social media into lesson plans to teach students how to be respectful to others online. Work closely with parents so they understand cyberbullying. Implement anti-cyberbullying policies in the classroom. Creare un ambiente di mutuo rispetto e tolleranza nel contesto classe, promuovere l'uso consapevole di internet e dei social media che assieme all'alfabetizzazione digitale dovrebbero entrare a far parte della didattica per avere atteggiamenti più rispettosi verso gli altri quando si è in rete. Lavorare a stretto contatto e in sinergia con le famiglie attraverso una partecipazione efficace e significativa e soprattutto implementare le politiche contro il cyberbullismo nel contesto classe. Now, what can parents do? Monitor children's online activities. Take away children's mobile devices if they are caught in the act of mistreating people online. Teach youngers how to use technology responsibly. Find out who are the people they are speaking to online. Understand the sign of someone who is being bullied. Cosa possono fare i genitori? Monitorare le attività dei loro figli in rete. 2. Ritirare i dispositivi dei loro figli qualora si accorgano del loro comportamento scorretto in rete. 3. Insegnare ai propri figli l'uso corretto e consapevole della tecnologia. 4. Capire quali siano i loro contatti in rete. 5. Comprendere i segnali che possono ricondurre ad atti di cyberbullismo. What can students do? Think before posting comments, photos, videos online. Avoid thoughts that can have a negative effect on your reputation. Learn what cyberbullying is and what behaviors are involved in cyberbullying.
Avoid sharing inappropriate photos online because they can be the tool that cyberbullies would use to hurt you. Don't open messages from unknown senders and avoid opening messages from known bullies. Treat everyone with respect. Cosa possono fare gli studenti? 1. Pensare prima di postare commenti, foto, video online ed evitare quelli che potrebbero avere effetti negativi sulla propria reputazione. 2. Comprendere cosa sia il cyberbullismo e quali siano i comportamenti errati ad esso correlato. 3. Evitare di condividere online foto inopportune perché potrebbero innescare comportamenti aggressivi da parte dei cyberbulli. 4. Non aprire link e messaggi provenienti da mittenti ignoti o dai cyberbulli. 5. Trattare chiunque con rispetto. Action Anti-Cyberbullying Committee. According to the Ministry of Education guidelines, our school has an anti-cyberbullying committee whose tasks are the following. First, training and educational initiatives for teachers, students, and families against cyberbullying. Collaboration with educational institutions and authorities. Using a questionnaire about bullying and cyberbullying in which students indicate how often they have become victim, perpetrator, witness of traditional bullying and cyberbullying in the current school year. The writing and the adoption of an e-safety policy, a paperwork which educates and protects students while online. Azioni educative, Commissione per la prevenzione e la lotta al cyberbullismo. In accordo con le linee guida del Ministero dell'Istruzione, la nostra scuola generale Ettore Baldassarre ha una commissione che lavora per la lotta contro il cyberbullismo, i cui compiti sono i seguenti. 1. Iniziative formative per docenti, studenti e famiglie, atte ad una maggiore sensibilizzazione nei riguardi del tema. 2. Collaborazione con istituzioni e autorità territoriali. 3. Utilizzo di questionari sul bullismo e sul cyberbullismo, nei quali gli studenti indicano quanto spesso siano stati vittime, autori o testimoni di atti di bullismo o cyberbullismo nel corrente anno scolastico. Stesura e adozione di un documento sull'e-safety che informi e protegga gli studenti quando sono in rete. Essential safety document, the e-safety policy. Protect means providing a safe learning environment by using appropriate monitoring and filtering to control what students are accessing while at school. Educate about safety is a vital life skill. The e-safety policy provides an important part of our school safeguarding provision of students. The policy applies to all members of the school community, including staff, parents, community users who have access to and are users of school ICT systems, both in and out the school. The school adopts an open and accepting attitude towards students as part of its responsibility for care. Students' worries and fears will be taken seriously, and they are encouraged to seek help from members of staff. Students will feel safe and will be well equipped to manage risks and feel confident in reporting e-safety concerns. I documenti che sono stati redatti nella nostra politica sulla sicurezza in rete mirano alle seguenti azioni. Proteggere. Proteggere significa offrire un ambiente di apprendimento sicuro, monitorare e filtrare gli accessi in rete degli studenti quando sono a scuola. Educare circa la sicurezza in rete è una life skill. La politica sulla sicurezza in rete è parte integrante della nostra scuola ed essa riguarda l'intera comunità scolastica, alunni, famiglie, docenti e tutti coloro che hanno accesso ai sistemi in rete.
La scuola si occupa di salvaguardare la sicurezza dei propri alunni, che sono costantemente incoraggiati ad aprirsi e a dialogare con gli educatori circa eventuali problematiche sorte nell'ambiente scolastico. La nostra scuola si preoccupa di far sentire i propri alunni accolti, sicuri e sostenuti e li incoraggia a denunciare qualsiasi atto di cyberbullismo. Actions. Safer Internet Day. Safer Internet Day is a global celebration all about technology, looking at how students can use the internet responsibly, respectfully, and creatively whilst making the most of their relationship online. Safer Internet Day is a great opportunity to focus on online safety with the students we work with, to aim to equip them with the right tools for a responsible use of technology. Il Safer Internet Day è una giornata celebrata a livello mondiale, il cui intento è quello di insegnare alle giovani generazioni l'uso corretto e responsabile dei dispositivi digitali e della navigazione in rete, affinché possano garantirsi relazioni virtuali sicure. Il Safer Internet Day è una grande opportunità per apprendere quali siano le modalità corrette per navigare nel mondo virtuale del web, fornendo agli studenti gli strumenti adeguati per un utilizzo responsabile della tecnologia. The role of empathy and its improvement. Empathy is a trait that helps someone feel the emotion of another person. It's the ability to understand the feelings of someone else. One of the activities suggested is a lab on feelings and emotions that could help us to assess the teens' levels of empathy. When my friend is sad about something, I usually feel sad. When someone is feeling sad, I can usually understand how they feel. My friends' unhappiness makes me feel sorry for them. I have trouble figuring out when my friends are sad. Il ruolo dell'empatia e i suoi benefici. L'empatia è la capacità che ci aiuta a comprendere le emozioni di un'altra persona. Una delle attività suggerite è un laboratorio sui sentimenti che può aiutarci a valutare il livello di empatia dei nostri studenti. Quando mio compagno è triste per qualcosa, anche io sono triste. Quando qualcuno è triste, di solito ne comprendo le ragioni. L'infelicità dei miei amici mi fa rattristare. Non mi riesce facile comprendere quando gli altri sono tristi. The last slide, Stefania. Ultima slide, Stefania. I don't see it. I'm sorry. No problem. It's okay. Take a deep breath. It's fine. We made it. Just a moment. We can find it. Okay. Okay, here we go. Okay. Being empathic is a key ingredient to make the world around you a better place and to become the best person you can be. Thanks for watching. Stop bullying and start empathy. Thanks. Okay. Thank you very much, Stefania. Thank you very much, Valeria, for your interventions. Quindi essere empatico è l'ingrediente chiave per far sì che il mondo intorno a noi diventi un posto migliore e per diventare noi stessi migliori. Grazie tante, grazie mille. Thank you very much. Thanks to you. Okay, so is there anybody who wants to make any comment or share his or her experience? So we would be glad to hear. Lucia, thank you very much for this great evening, great meeting. First of all, I want to thank you, Lucia. You are a great partner for this project and you are very lovely and hardworking teacher. Thank you very much for your colleges. They were very nice presentations.
very useful presentation, I think. I hope it will be very useful for all of our students and their families also, because there are so many important things in the presentations. Thank you very much for your great effort and this great organization for this meeting. Ok, thank you Demet. I'm going to translate it in Italian. Sì. Allora, la collega Demet dalla Turchia ci ringrazia per i nostri interventi, ringrazia la presentazione fatta dalle nostre colleghe Stefania Poverino e Valeria Miraglia, e gli spunti che abbiamo offerto, gli spunti di riflessione che abbiamo offerto durante questo incontro sono molto importanti, perché anche loro ne terranno conto. È bello condividere, poter condividere le esperienze di paesi diversi, ed è stato anche un momento importante per gli alunni, per gli studenti che sono presenti durante questa riunione. Ok, Demet, I did it. Thank you very much. Yes, I think there is some questions. Raluca, I think she or he, she Yes. raises her hand. Yes, I would like to ask, why do people do this? Like, what's the reason why they start doing this? Okay, why do people do this? This is a very difficult question. Yeah. Basically, because sometimes people don't think before acting, so they spend a lot of time using digital devices, and sometimes they don't think about the consequences that can be by using them not in a proper way. So sometimes it's just a lack of thought, you know, they don't think about that. Thank you. Thank you. Lucia, let me copy the Menti link on chat box. So while we are talking about the meeting, students can write some keywords about this meeting. Okay. Copy the link on the chat box so all the students can click it and write keywords. Yeah, I can see it is already there. I'm going to tell them. Allora, studenti, ma anche colleghi, can I invite also my colleagues to write something? Sure, why not? Ok, nella chat c'è un link, ed è il link di Menti, quindi potete solo scrivere delle parole che serviranno un po' come testimonianza di questo incontro e che conserveremo. Quindi, che cosa abbiamo appreso da questo webinar stasera? Per cui parole che ci vengono in mente, che può essere safety, che può essere think, che può essere qualsiasi cosa. Yes, we are waiting our keywords, dear students. You can click the link on the chat box and you can write 3 words here. And let's see what you learned. Yes. Safer Internet Day, cyberbullying, e-safety, media. Oh, very good. Empathy. Some words, e-safety, careful. Great. Okay, it's very nice. While the students are writing their keywords, maybe the partners of the project, they would like to say something about this night, this meeting, maybe. I see Ibrahim. Can you say something? Ibrahim, Hello. teacher? Hello, Hi. do you hear me? Hello, yeah. Hello, Ibrahim, yes, we can. I was just sending the links to my students now, so I didn't answer. First of all, Lucia, thank you for your well-prepared webinar and your team. And this is really big awareness for us and our students as well, because especially
using the social media, cyberbullying is a big threat for us and for our students also. I think it will be helpful and useful for us. Thank you. Yeah. Thank you for your collaboration. My pleasure, our pleasure. Yeah, thank you very much, Ibrahim. Lucia, if you want to translate to your friends, Ibrahim says. Yeah, is there any, qualcuno vuole intervenire, vuol dire qualcosa tra le colleghe qui presenti? Potrei tradurre? Okay, Anka, hi. Would you like to say something? Good evening. Good evening, all. Yes, a very interesting presentation. Congratulations to Italian team. And it's a good subject. And also the question of Raluca, why people must do this. We like teacher, we must something that this problem does exist anymore in the future. I think we can do this. We can educate that to kill the cyberbullying. Yes, congratulations. Okay, thank you very much, Anka. Thank you. Yes, Sevgi teacher, can you hear me? Would you like to say something? Yes, of course. Thank you, Lucia, for this night. It was very great meeting for me and my students. Cyberbullying is very important nowadays for our children and students. We must be careful about cyberbullying because we use internet, our tablets, television, or telephones. So it was good for this night, this meeting. Okay, thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Lucia, when you want to translate, you can interrupt me. No, really. Okay. Okay, thank you. And Merve, can you hear us? Merve? I think she cannot. Margaret teacher has connection problem and I want to say something. Sure, dear, you can say. We are listening to you. Thanks for this great meeting and you are so pretty, teacher, and your friends. Thank you again. Thank you, Esma. Thank you, this feedback. Great. She is very talented, like Merve. Great, thank you very much. And Arzu, I saw you on the pictures. For tonight, thank you, Lucia and her colleagues. It was a really useful presentation. And also, I learned a lot what to do for my students. And as a parent, I learned a lot also too. Thank you for tonight. Thank you for being us in this project. Thank you. Thank you. Is there any partners? I can't see now. If you want to speak something, talk about, you can raise your hand. I can see you. I'm checking the list, by the way. And I think we are all talked about. Yes, look at the Menti again. There are more ideas about this night. Our students what learned. Let me check. Start from empathy, ask for adults' help, safe internet, tell my parents everything. Yes, this is important. And I learned how to be safe. Great, this is our aim, actually. We have to learn how to be safe. And digital footprints, safe or bait media, we should stay safe, some other ideas. Thank you.
Thank you very much for your participation. If it is useful for us, it is very great pleasure for us, dear students. Thank you very much, Italian team. You did a great job tonight. It was very useful. Thank you very much again, Lucia. You did a great effort, I know. So that was very useful for our project, for our e-twinning journey. Let's say goodbye and good evening if you don't have anything to say. Ok, Demet ringrazia, come hanno ringraziato le colleghe e i colleghi per il nostro webinar, per aver condiviso con loro le nostre buone prassi o comunque la nostra esperienza. Sono stato uno spunto di riflessione, non solo per loro come docenti, ma anche come genitori. E ci ringraziano le colleghe Stefania Poverino e Valeria Miraglia. Ebbene, e quindi possiamo salutarci. We can say goodbye. See you soon. Ciao. Okay, Bye-bye. goodbye, good evening.